Ciao, sono Caruso. Oggi parliamo di temi difficili della crescita personale, dello sviluppo, ma soprattutto difficili da comprendere per quanto riguarda proprio l'essere umano. Ma chi siamo noi? E chi è che ci può dire chi siamo noi? Entriamo subito a gamba tesa con questi temi. Allora, non so come mai, ma mi sono arrivati ultimamente dei messaggi tutti insieme riguardo i temi della coscienza. Chiaramente nel mio lavoro mi occupo anche di questo, di che cos'è la coscienza, di aiutare le persone a ritrovare la propria coscienza, a comunicare con la propria coscienza, ma che cos'è che si intende con il termine coscienza? Insomma, c'è molto casino nel panorama della crescita personale, dello sviluppo, anche della ricerca e della scienza, e quindi andiamo per gradi, partiamo dalle cose facili. Cervello versus mente. Il cervello è la mente? Allora, in tantissime discipline spesso viene confuso il termine cervello con il termine mente, e anche viceversa. Quando si parla della mente in realtà si sta parlando delle funzioni del cervello. È corretto questo? No, assolutamente no. No. Il cervello è nella scatola cranica un chilo e mezzo di ciccia che produce delle alterazioni, ci fa interagire con questo tipo di realtà virtuale, chiamiamola così, ci permette di appunto comprendere, dare significato, ma il cervello è la fabbrica della mente. Quindi mentre il cervello ha una connotazione più fisica, materica, scientifica, lo si può analizzare, lo si può tagliare a fettine, la mente no, ed è per questo che tantissimi scienziati hanno davvero tantissimi problemi a parlare di mente. Se ne parla tantissimo invece nelle culture vediche, nelle culture che si occupano di trascendenza, nella cultura che si occupa di meditazione e di tutte queste pratiche che hanno a che fare con noi stessi, chi siamo, con la ricerca del chi siamo. Certo, potreste dire, come se la scienza non andasse appunto a ricercare che cos'è l'uomo. Assolutamente sì, però lo fa attraverso dei paradigmi che sono chiaramente vincolati proprio dal modello scientifico, dal metodo scientifico. Quindi quando parliamo di mente e cervello, mi raccomando, la mente è un costrutto filosofico, è eterea, ok? Poi dopo c'è anche il discorso della divisione di mente conscia e mente inconscia, quindi conscio o inconscio, ma magari ne parleremo meglio un po' più avanti, sempre in questo video. Compreso adesso che la mente non è il cervello, che il cervello è la fabbrica della mente. E allora che differenza c'è fra coscienza e consapevolezza? Cos'è che ha coscienza? La mente, il cervello? E che cos'è che è consapevole della coscienza? E qui entriamo in un paradigma veramente pazzesco. Allora, innanzitutto c'è da comprendere che quando si parla di coscienza, se se ne parla in termini fisici, ancora abbiamo dei problemi. Detto questo, potremmo anche dire che siccome è tutto quanto coscienza, nel momento in cui la definisci, la chiudi, la delinei, te ne avanza sempre, te ne scappa sempre qualcosa fuori, perché non puoi con coscienza definire cosa la coscienza è, altrimenti quella roba là, l'abbiamo detto tante volte nei video, quella roba là diventa l'oggetto di te soggetto che stai percependo quell'oggetto, stai cercando di comprendere quell'oggetto e ti dimentichi dell'osservatore. Questo è molto ben presente nello studio dell'Advaita Vedanta, ma anche di questo ne parliamo. Cerchiamo di capire che quando parla di coscienza, per esempio, il professor Corrado Malanga utilizza dei termini e un modello d'approccio alla coscienza che è molto diverso rispetto a quello che utilizza Fagin, che è un altro professore illustre che parla di coscienza, ed è un altro modello di approccio quello che i medici usualmente utilizzano, perché un medico ti dice che la persona ha coscienza se è in stato di coscienza e quindi se è sveglio, se è vigile, se è reattivo. Ma non è detto che una persona che non è sveglio, vigile o reattivo non abbia coscienza, perché la coscienza in termini diciamo più ampi trascende
il concetto della reattività, il fatto che ci sia un'azione e un comportamento. So che sono difficili questi temi, sto cercando di fare chiarezza soprattutto per farvi comprendere che la stessa parola in ambienti diversi può produrre significati diversi e può produrre delle direzioni di ricerca completamente diverse. Per esempio, nella filosofia che mi piace tanto dell'Advaita Vedanta, la coscienza è quella roba molto più verosimilmente legata a Dio, quindi spesso chi pratica la filosofia dell'Advaita Vedanta e tutto quello che ne consegue dice: se non lo vuoi chiamare Dio, lo puoi chiamare coscienza. Secondo i sostenitori dell'Advaita Vedanta, i fisici quantistici che parlano di coscienza in realtà si stanno riferendo a Dio, in quanto la coscienza è tutto coscienza. Ora capite che quando si parla di questi temi e si sente dire di tutto di più, chiaramente si possono giustificare in tantissimi modi, soprattutto perché, vi ricordo, ancora non abbiamo descritto che cos'è la consapevolezza. Tante volte il termine consapevolezza, awareness, viene confuso con il termine coscienza, e quindi sono cosciente che, sono consapevole che è la stessa identica cosa, ma in realtà non lo è, perché la consapevolezza è, come dice il professor Corrado Malanga, quella unità di misura che ti fa capire quanto sei in relazione con la tua coscienza. Quindi come fai a percepire qualcosa? Attraverso l'essere consapevole, quindi al massimo tu puoi essere consapevole della coscienza. In altre discipline invece si dice che sei già la coscienza, e quindi il fatto che tu ne divenga consapevole ti crea una dualità, cioè se tu sei consapevole che sei coscienza, stai vedendo lo specchio di te, non stai vedendo te. Infatti in moltissimi ambiti di meditazione, spesso e volentieri, quando si è centrati si dice: ok, hai visto dei pensieri, hai ascoltato dei suoni, adesso ribalta quella fotocamera, quella cinepresa, no? Che vede dagli occhi verso l'esterno, ribaltala e cerca di notare, percepire chi è che sta pensando, chi è che sta ascoltando, no? Cioè andiamo alla ricerca dell'essere, della coscienza stessa, che vi ricordo è un grandissimo problema, perché nel momento in cui tu vai a parlare di coscienza la stai oggettivizzando e tu fai parte di quel soggetto che osserva la coscienza. Secondo molti studiosi, la coscienza non può fare altro che separarsi, vedersi allo specchio per comprendere chi è, e allora da quel punto di vista lì è molto importante la parola consapevolezza, cioè finalmente divengo consapevole di chi sono, come specchio di me stesso. Vi ricordo, questi sono temi molto complessi, sto cercando di alleggerirli perché mi sono accorto che c'è tantissima confusione. Se volete qualche chiarimento sul discorso conscio, inconscio, coscienza, non cosciente, coscienza che cos'è, nel mio libro Fai ciò che ti dico, l'arte delle suggestioni, come, quando e perché utilizzarle, c'è tanto di scritto, vi spiego meglio nei dettagli, ok? Cosa che non posso fare in un video così. Quindi acquistate il libro Fai ciò che ti dico, Caruso Colzi, lo trovate, pochi spiccioli ed è vostro. Voglio però parlarvi anche di una cosa molto particolare. Nel 1994 tale Dave Chalmers, spero di averlo pronunciato bene, David Chalmers, tira fuori uno di quei problemi filosofici che ha schiacciato poi dopo tutto il resto della ricerca in ambito coscienziale, cioè che lui chiama The Hard Problem of Consciousness, cioè il difficile problema della coscienza. Come facciamo noi ad avere un'esperienza di noi stessi, dell'essere noi stesso, dell'essere il sé, dell'esperienza soggettiva? E nel momento in cui cerchi di indagare diventi un'altra volta il soggetto che percepisce l'oggetto e quindi ti risepari da questa esperienza del sé. Anche parlando di sé, marginalmente, non voglio citare troppe scuole, ma vi rendete conto
che quando parliamo del sé stiamo parlando di, sì, certo, se stessi, ma anche del famoso io, anche del famoso ego, anche del famoso mente inconscia che risiede dentro di noi e il quale siamo alla radice. E insomma, quante discipline trattano questi argomenti? Vai a la fonte del chi sei tu, siamo tutti alla ricerca del chi sono io, del chi sei tu. Secondo l'Advaita Vedanta, la prima domanda è chi sono, who am I, chi sono, ma non è finita lì, perché poi, avendo tanto indagato e meditato su questa domanda, self-inquiries, dicono, no? Il farsi delle domande per generare delle risposte da dentro, ecco, una volta fatte queste domande, in realtà si scende in un'altra domanda ancora, che è che cosa sono. E come vedete in questo video ho fatto il giro, perché per rispondere a che cosa sono dobbiamo togliere di mezzo l'io e parlare invece in maniera un po' più olistica, usiamo questo termine, è appunto il connotato di coscienza in senso totalizzante. Ci sarebbero tante cose da dire anche sui qualia e su come attualmente stiamo cercando di capire realmente come facciamo ad avere delle esperienze soggettive, ma vi ricordo che l'esperienza soggettiva di ognuno di noi, che è sempre unica e irripetibile, non è detto che sia comprensibile attraverso i comportamenti, che invece i comportamenti di per sé, essendo semplicemente un outcome, cioè un risultato, possano essere in qualche modo standardizzati, cosa che non è possibile standardizzare a livello soggettivo. Se per esempio ci domandiamo quanto buona è questa pizza da 0 a 10, dove 0 è niente e 10 è la pizza migliore del mondo, io dico 10, tu dici 10, il mio 10 e il tuo 10 non sono lo stesso 10, però come forma comportamento, cioè come risultante, come outcome, vediamo che sia io che te continuiamo ad andare in quella pizzeria a mangiare quella pizza, quindi per noi è la stessa qualità di pizza. Dobbiamo stare attenti un po' con la scienza e col metodo scientifico quando analizziamo queste cose, perché a seconda di come gestiamo e mettiamo i paletti per far sì che quella roba che stiamo studiando divenga scientifica, utilizzi il metodo scientifico, a seconda di come impostiamo la ricerca, utilizzerò questo termine tecnico, sputtaniamo tutto quanto il concetto che sta alla base. Vi ricordo, ogni volta che cercate di comprendere qualcosa, quel qualcosa che diventa oggetto della vostra indagine è separato da voi. In realtà è tutto uno, lo dicono tutti quanti. Il problema del non riuscire a parlare dell'unità, dell'uno, che è tutto uno, come dicevano Brahman, no? Ecco, all'epoca dei Veda si parlava dei Brahman, del tutto. Il problema è che non possiamo parlare del tutto, perché nel momento in cui parli dell'uno, dell'unità, del tutto, stai parlando di un qualcosa, la stai oggettivizzando e tu da soggetto parli di quella cosa che è uno, ma non è così, perché già siete due. Intelligentemente, nella filosofia dell'Advaita Vedanta si parla di non due. Ecco perché anche la ricerca più sfrenata, più moderna, adesso sta parlando di non dualità, non due. Ma questa separazione comunque ci serve per comprendere chi siamo, che cosa siamo, la coscienza e tutto quello che ha a che fare con il corollario di parole di cui vi ho parlato in questo video, e spero di essere stato chiaro, di aver fatto un minimo di chiarezza, perché comunque i temi ci sono e sono complessissimi, molto elaborati. Dobbiamo stare attenti a vedere tutto in funzione di causa e effetto, e dobbiamo ricordarci invece che un certo tipo di esperienza del sé, della soggettività, e anche questa sensazione di consapevolezza della nostra coscienza è un qualcosa di non difficilmente indagabile, ma per assurdo
impossibile da indagare, perché vi ricordo, nel momento in cui lo andiamo a indagare separiamo, e secondo me, e qui mi prendo la responsabilità di dire una mia opinione, visto che sto facendo io il video, la coscienza non può fare altro che quello, cioè utilizza il metodo della separazione e della integrazione successivamente per comprendere chi è. Però nel momento in cui non accettiamo più la separazione e torniamo ad una fase di unità, non possiamo percepire che cos'è quell'unità, perché tutte le percezioni annihiliscono le percezioni. Cioè, se io dico che vado tutto a destra e tutto a sinistra, in realtà sto fermo perché non posso fare quella roba là. Se ho tutte le energie a destra e tutte le energie a sinistra, sto fermo. Quindi quella sensazione di stasi, di completezza, è anche molto difficile da descrivere attraverso le parole degli yogi o di come me e come voi magari meditate, perché avete questi momenti di insight che sono infinitesimi e cerchiamo di aver capito qualcosa, cerchiamo allora vuol dire che boom, causa e effetto separazione per l'indagine e quindi successivamente reintegrazione. Un'ultima cosa che voglio aggiungere a questo video è ricordarvi che la prima qualità della coscienza è una qualità emergente che si chiama esistenza, cioè tutto ciò che esiste fa parte della coscienza. Poi qui il problema è grosso a seconda di come si utilizza la parola coscienza, ma insomma, se ne sei cosciente vuol dire che esiste. Se è esistente vuol dire che fa parte della tua coscienza. Ecco perché nei percorsi di crescita personale si cerca di stimolare moltissimo il senso della consapevolezza, perché più consapevole sei, più ti rendi conto dell'esistenza delle cose, anche interne, emozioni, sensazioni, problematiche, risorse e caratteristiche. Ecco, più consapevole sei, più divengono parte della tua esistenza e quindi puoi cominciare a separare, reintegrare ed esserne ancora più consapevole, maneggiarle meglio e quindi utilizzarle nella tua vita. Bene, io dico che mi fermo qua. Abbiamo parlato di mente, di cervello, la mente non è il cervello, faccio un po' un riassunto. Il fatto che la parola coscienza, a seconda delle caratteristiche delle ricerche di diversi autori, cambia anche certe volte sostanzialmente, che la consapevolezza è quella unità di misura che lega noi stessi a quanto siamo in relazione con la coscienza. Se non sei consapevole non puoi fare niente, perché come diceva Snyder, prova a combattere con un nemico che non percepisci. E abbiamo parlato anche, o quantomeno accennato, della ricerca di David Chalmers del 1994, cioè del difficile problema della coscienza. Se questi argomenti ti piacciono, se hai una tua idea, se c'è qualche cosa che non ti torna, ti chiedo di farmelo sapere qui sotto nei commenti. Sarà interessante per me capire, insomma, magari quanto devo spingere ancora su questi argomenti, perché nella crescita personale, nell'ipnosi, trattiamo molto questi concetti, ma li trattiamo da un punto di vista soggettivo ed è importante che io ti ricordi che sei unico, irripetibile. Ed è bello sapere che non siamo standardizzabili e quindi non siamo scientificizzabili. Ancora una volta, mi chiamo Caruso Colzi, trovi tutte le mie informazioni su www.carusocolzi.com. A me non resta altro che augurarvi una splendida serata. A presto.